Benvenuti in questo podcast del modulo Come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers. Il podcast, una serie di 4 episodi, è dedicato alle fasi del percorso formativo in apprendistato duale. Completano questa serie di contenuti alcune infografiche che riassumono consigli pratici ad uso dei tutor aziendali. In questo episodio parleremo della fase di valutazione. La valutazione può essere considerata una sorta di bilancio complessivo dei risultati del progetto di apprendistato. Il tutor aziendale e gli altri partner del progetto di inserimento e apprendimento hanno la responsabilità di valutare se gli obiettivi e le aspettative iniziali sono stati soddisfatti e se è opportuno apportare delle modifiche al progetto. È importante sottolineare che la fase di valutazione non rappresenta un'attività da svolgere esclusivamente al termine del percorso di apprendistato, ma che deve essere svolta durante l'intero percorso, dedicando momenti specifici all'analisi dell'avanzamento dell'apprendista. Questo anche per permettere, delle variazioni in corso d'opera, per dare dei riscontri e migliorare, l'andamento del percorso formativo. Si è già detto che il percorso di apprendimento nel contesto di lavoro si avvia definendo le competenze tecnico-professionali considerate rilevanti per il lavoro o per la qualifica professionale, organizzando e strutturando per quanto possibile gli spazi, le situazioni e i tempi di lavoro. Le competenze tecnico-professionali, identificate con altri interlocutori coinvolti in fase di preparazione del percorso, rappresentano gli obiettivi prioritari della valutazione durante lo svolgimento e al termine dell'esperienza di apprendimento nel contesto di lavoro. È utile però ricordare che un apprendimento realizzato in situazioni di lavoro richiede un approccio che considera rilevante anche lo sviluppo del neoassunto e delle sue capacità di autovalutazione. Lo sviluppo di tali capacità è soprattutto mediato dalla modalità comunicativa e relazionale che viene adottata dal tutor, il quale crea condizioni e occasioni di confronto sulle prestazioni, su cosa è stato fatto, su come è stato fatto, fornendo utili riscontri anche per riflettere sulla globalità dell'esperienza in atto. In generale, quindi, la finalità della valutazione, oltre alla verifica di quanto acquisito in termini di conoscenze e competenze tecniche dell'apprendista, riguarda anche la verifica di quanto l'esperienza di lavoro abbia generato una migliore comprensione di sé e delle proprie aspettative di sviluppo e di quanto l'investimento effettuato dall'azienda e anche dall'apprendista abbia prodotto quanto desiderato e atteso. Vediamo infine alcune azioni fondamentali che è importante svolgere nella fase di valutazione. La prima, valutare se gli obiettivi iniziali erano effettivamente concreti, realistici e raggiungibili. La seconda, valutare se il progetto e le aspettative iniziali sono stati soddisfatti. In terzo luogo, verificare se è necessario fare correzioni rispetto al progetto iniziale per esperienze future. Bene, grazie per l'attenzione.